Ciao a tutti, oggi vorrei parlare con voi di quelli che sono i consigli che mi sarebbe piaciuto mi fossero stati dati quando decisi di iniziare a suonare la chitarra, quindi tanto tempo fa ormai, sono meglio non fare il conto. Un po' di consigli che mi avrebbero dato una mano magari a accelerare i tempi di apprendimento, ad evitare degli errori, a migliorare un po' il mio suono e a superare dei momenti di frustrazione che so che all'inizio, soprattutto quando si è all'inizio, con la chitarra si hanno. Incominciamo con il primo consiglio che mi sento di darvi. Io quando incominciai a suonare la chitarra suonavo gli accordi con molta energia, cioè prendevo tutte le corde con il plettro in questa maniera. E suonavo anche le corde basse quando non ce n'era il bisogno, quindi molto spesso in accordi come il re maggiore, la maggiore, dove il mi basso non deve suonare, quando andavo ad accompagnare, facevo un accompagnamento, suonava tutto un po' strano, molto strano, ci sentiva questo mi basso risuonare, suonare forte perché è la corda più grossa che abbiamo sulla nostra chitarra e dare molto fastidio, cioè una cosa di questo tipo. Per migliorare questo aspetto, cerchiamo di spostare la nostra energia e il nostro accompagnamento da questa parte. Diciamo che quando guardiamo la chitarra noi vediamo le corde basse, quindi ci concentriamo a spingere su questa parte delle corde, del gruppo delle 6 corde. Cerchiamo di spostare la nostra mano in questo modo, da questa parte a muoverci un po' di più sulla parte bassa, sulle corde al canto. Gli accordi suonano lo stesso, suonano molto bene. Proviamo a sentire la differenza di un accompagnamento fatto suonando, pestando forte come ho fatto prima sulle corde basse e un accompagnamento spostato un po' di più su le corde alte al canto. Questo è fatto con le corde al canto. Avete visto in un accordo come il Sol non ho suonato nemmeno il basso, tant'è che avrei potuto prendere il Sol semplicemente con queste due dita e avrebbe suonato lo stesso l'accordo. I miei accordi sono molto più puliti in questo caso, soprattutto quando si parla di Re, di La, di Do. Non ho più quel suono che abbiamo sentito prima, di questo Mi basso che fa vibrare la casa. Se cercate di spostare la vostra mano destra, fargli fare appunto questo movimento, cercare di vedere l'accompagnamento non più tanto su questa parte, spingere tanto su questa parte delle basse, ma spostarlo un po' di più sulla parte delle corde alte, questo può sicuramente migliorare il vostro suono e darvi magari un po' meno frustrazione se state cercando un po' di pulizia e di bel suono dai vostri accordi. Altro consiglio pratico che mi sento di darvi, questo riguarda proprio la forma degli accordi. Faccio sempre il Sol in questa maniera, utilizzando il mignolo e l'anulare sempre fermi al terzo tasto della prima e seconda corda rispettivamente. Quindi non suono il Sol con la corda di Si a vuoto, in questo modo, ma metto l'anulare sul Re alla terza corda, al terzo tasto, e lascio semplicemente la terza all'interno dell'accordo al basso. Il suono mi piace di più, mi sembra un suono più ricco di armoniche e soprattutto all'inizio vi può dare una grossa mano in un cambio di accordi che è abbastanza ostico, che è quello che passa da Sol a Re maggiore. Perché vi può dare una mano? Perché il vostro anulare rimane fermo e vi aiuta come baricentro nel passaggio appunto dagli accordi di Sol agli accordi di Re. Un altro consiglio che mi sento di darvi, e questa è la cosa più noiosa che si possa fare sulla chitarra, del consiglio più noioso che posso darvi, che però almeno a me è servito tantissimo, il classico esercizio della scala cromatica, ovvero suonate una nota per corda, un dito per ogni tasto, ovvero
anche in maniera discendente. Questo esercizio è molto importante perché ci aiuta a collegare il movimento delle due mani, la pennata e contropennata, il movimento delle dita singole, su un dito per ogni tasto. Quindi, anche se lo so, è un esercizio noiosissimo, dedicategli davvero 2-3 minuti al giorno. Quando vi scaldate, quando prendete in mano la chitarra, prima di cominciare a fare tutto, fate un bel giro di scala cromatica. Lentamente, cercando di mantenere un bel suono, con le note legate fra di loro. Se all'inizio suonarlo su tutte e 6 le corde è troppo complicato, incominciate a farlo solo su una corda e poi spostatevi. Mi raccomando, utilizzate pennata e contropennata. Per quanto riguarda il plettro, visto che ne stiamo parlando, non c'è un plettro giusto o un plettro sbagliato. Sicuramente un plettro un po' più morbido all'inizio può aiutarvi ad avere un suono più aggraziato, soprattutto quando state accompagnando, visto che, come dicevo prima, ci mettiamo, almeno io ci mettevo un sacco di energie perché volevo sentire uscire il suono dalla chitarra, no? Quindi magari un plettro un po' più leggero all'inizio vi può aiutare ad avere un suono più morbido, più dolce. Però con il tempo sperimentate, provate, trovate il plettro giusto per voi. Ad esempio, io sono solito usare dei plettri molto duri. Con il tempo e con l'esperienza ho imparato a gestire il suono e la dinamica, pian piano suonando, e quindi posso utilizzare un plettro che mi permette di avere molto attacco e molta forza quando ne ho bisogno, oppure suonare piano e leggero quando è il caso. Il consiglio più importante di tutti che vi posso dare è: allenatevi sul ritmo. Il ritmo è la cosa fondamentale. Se dovessi scegliere una cosa fondamentale, un consiglio fra tutti, sceglierei proprio questo. Allenate il ritmo, lavorate sul ritmo. Fate in modo che il vostro senso ritmico sia sviluppato, abbia delle fondamenta solide, che le vostre ritmiche siano ben strutturate e che sappiate sempre dove vi trovate all'interno del ritmo, dove sia l'uno, l'inizio della battuta, dove finisca la battuta e come poter accompagnare, perché la ritmica è tutto. Con la chitarra ci troveremo a suonare nella maggior parte dei casi, nel 99,97% dei casi, della chitarra ritmica, solo nello 0,03% dei casi a fare un assolo di chitarra. Il resto del tempo lo passiamo a fare della ritmica perché vogliamo far cantare la gente, vogliamo far ballare la gente, siamo a suonare nei locali, ci vogliamo divertire o semplicemente vogliamo suonare sopra un disco che ci piace, quindi accompagniamo il nostro artista preferito. Lavoriamo un sacco sulla ritmica e se volete dei chiarimenti ritmici ci sono 3 video sempre su questo canale che esplorano gli aspetti ritmici per i principianti, ma mi raccomando, cercate di avere una ritmica solida. Ultima cosa, imparatevi più accordi possibili nelle prime posizioni, quelli che vengono utilizzati nella maggior parte delle canzoni, perché sulla chitarra poi scoprirete che gli accordi non sono nient'altro che gli accordi che avete visto nella prima posizione trasportati in giro per il manico con il barré. E se vi state approcciando al barré, un consiglio che posso darvi è pazienza, abbiate pazienza ed esercitatevi. Provate il barré. Se non ha suonato bene, staccate l'accordo e poi rimettetelo. Non importa che il vostro barré sia dritto e che schiacci tutte le corde, perché se ci fate caso avete già una parte dell'accordo che copre ad esempio di solito 2 o 3 corde, quindi la forza si deve concentrare sulla parte alta e sulla parte bassa del manico. Il dito può essere anche un po' curvo, quindi se avete un accordo tipo un fa minore con 2 dita solamente sulla tastiera, aiutatevi a premere con il medio, il vostro indice può salire. Imparate gli accordi in prima posizione e poi provate a trasportarli in giro con il barré, perché quello che voi vedete in prima posizione come un Do, se noi lo spostiamo avanti di 2 tasti, ovvero di un tono, è un Re. E qui viene un'altra cosa fondamentale. Un po' di teoria musicale aiuta tantissimo. Io ho iniziato a studiare tardi,
la teoria musicale e quindi ho ripetuto a pappagallo un sacco di canzoni, suonando le cose senza sapere che cosa stavo facendo realmente. Basta poca teoria musicale. Arriviamo fino alle triadi, sappiamo tono, semitono, su cosa si basa la musica, la scala maggiore, le triadi e le quadriadi, cioè gli accordi di settima. Questo per avere una buona conoscenza di base della musica è tutto quello che ci serve e ci aiuterà a capire molto di più di quello che stiamo suonando. E poi vedrete che le scale e gli assoli verranno da sé una volta che avrete imparato queste cose sugli accordi. Bene, questi erano un po' di consigli che mi sentivo di darvi. Se questa chiacchierata, questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, commentate, scrivetemi qui sotto, ad uso di tutti, quali sono i consigli che dareste voi agli altri che hanno appena incominciato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!